Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Se sei tra quelli che utilizza la colla come puri medium nella fluid art, allora rimani sintonizzato perché oggi parleremo proprio di colla. Faremo un test, metteremo a confronto tre famosi marchi di colla, comunque tre tipologie di colla vinilica, tra quelli più conosciuti e facilmente reperibili. Una è la Vinavil 59, l'altra è la Giotto Vinilic e l'altra è la Vinavil NPC. Spendiamo solo due parole per parlare della colla come mezzo di colata. Le colle viniliche non sono tutte uguali. Abbiamo detto, ancora in altri video, che è sconsigliato l'utilizzo della colla trasparente ed è meglio invece focalizzarsi e optare per una colla vinilica bianca che comunque asciugherà trasparente. Perché questo? Perché la composizione chimica prevede che le colle bianche abbiano delle sostanze, delle componenti addensanti e anche stabilizzanti e anche opacizzanti, ma che rendono la miscelazione con i colori acrilici decisamente migliore come resa. In che senso? Nel senso che le colle trasparenti, proprio perché devono rimanere trasparenti, non hanno questo tipo di componente o comunque ne hanno in quantità inferiore, per cui la resa sui colori risulta altamente inferiore. Solitamente tendono a infangare di più i colori rimangono più spenti anche dopo l'asciugatura e meno nitidi. Le colle viniliche bianche invece a base di PVA, quindi polivinilacetato, sono solitamente le migliori, sono quelle che vedrete utilizzare per la maggior parte dei casi, almeno dagli artisti, diciamo così, un po' di tutto il mondo. Ogni nazione, ogni luogo avrà i suoi marchi preferiti e in Italia ne abbiamo tanti. Io in casa ho questi tre che sono comunque, direi, tra i più conosciuti, famosi e facilmente reperibili. Una caratteristica che possiamo guardare quando valutiamo la colla per questo utilizzo è il pH della colla. Lo si trova solitamente nella scheda tecnica e solitamente queste colle a base di PVA hanno un pH tendenzialmente neutro o leggermente acido. Il pH è un elemento che può fare la differenza in fluid art perché un pH neutro di solito conferisce una maggiore stabilità, per cui una maggior nitidezza dei colori e anche una maggiore brillantezza dopo l'asciugatura. Un pH più acido più sarà instabile, quindi un po' più opacizzante, tenderà a mantenere i colori un po' meno nitidi, ma probabilmente potrebbe reagire di più e favorire anche, aiutare così come spinta alla realizzazione delle celle. Quindi ci sono dei pro e contro. In queste tre colle abbiamo tre pH vicini ma differenti, perché questa per esempio ha un pH circa di 7, quindi neutro, e se la teoria diciamo così è valida, dovrebbe regalare dei colori un po' più nitidi e brillanti, ma a discapito magari della realizzazione di celle. Questo invece, la Giotto Vinilic, ha un pH tra i 5 e 6, quindi leggermente più acido di questo. Mi cade. E infine questa invece ha un pH tra i 4-5, se non ricordo male, comunque è un po' più acido. Quindi in scala, anche se comunque sono molto simili e anche così all'occhio non si possono notare differenze, hanno delle sensibili differenze di pH. Per cui, rispetto a quello che abbiamo appena spiegato, potrei aspettarmi che queste due reagiranno di più a livello di celle, questa dovrebbe distinguersi forse per la nitidezza dei colori.
È una regola rigida? Nì, nel senso che questa regola è valida, ma poi ovviamente viene influenzata anche da tanti altri componenti che solitamente vengono messi dentro e che non sempre ci è dato di conoscere dalle schede tecniche o dalla composizione, per cui non è detto che questa possa diventare migliore di questa, dipende sempre anche da un insieme di elementi chimici, ma il pH è un qualcosa che ci può orientare quando dobbiamo scegliere così una colla nuova. Quindi prepareremo, io farò 3 preparazioni diverse, cercherò di mantenere per tutte e 3 le preparazioni ovviamente le stesse grammature, rigidamente le stesse grammature, quindi io userò la stessa grammatura di colore acrilico per tutte e 3 le colle e la stessa grammatura di colla per tutte e 3 le preparazioni. E quindi metterò una parte di colore acrilico, 2 parti di colla. Quello che cambierà è la quantità di acqua nelle 3 preparazioni e anche nei 3 pigmenti, perché io ho deciso di utilizzare 3 pigmenti diversi, un azzurro, un fucsia e un giallo. Questa è la marca che userò, è una marca economica, si chiama Prima, lo trovo dai cinesi, e quindi farò 3 preparazioni con questa, 3 con questa e 3 con questa. Le grammature saranno uguali, quindi userò, ne metterò poca perché faremo un test e quindi faremo delle tele piccoline, ma metterò 5 grammi di questo e 10 di questo, 5 grammi di questo e 10 di questo, 5 grammi di questo e 10 di questo. E quello che sicuramente cambierà sarà la quantità di acqua da aggiungere, perché sono 3 prodotti diversi, mi aspetto che abbiano una densità intrinseca differente, una consistenza differente, per cui sicuramente la quantità di acqua sarà sensibilmente diversa per raggiungere la consistenza che ci interessa per le celle, e io userò la 3. Quindi partiamo subito. Ovviamente per le nostre celle aggiungeremo ai colori il silicone, ma andiamo ad aggiungerlo insieme. Partiamo con il test e vediamo che cosa ne esce. Allora, abbiamo le nostre preparazioni, quindi i 3 colori preparati con la Vinavil 59, i 3 colori preparati con la Giotto, i 3 colori preparati con la Vinavil NPC. Allora, qui abbiamo le nostre 3 preparazioni e in ognuna andiamo a mettere una goccia di olio di silicone, una sola goccia perché ne ho veramente poco di colore. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Adesso andiamo a mescolare. Ok, no. Ok,
Allora, qui ho le mie preparazioni, ne spostiamo un attimo, e qui abbiamo le nostre teline. Quindi adesso andiamo a preparare per ognuna la tazza da rovesciare e ingrandisco un po', ok, così, e poi insomma le andiamo a stratificare esattamente nello stesso modo, perché cerchiamo di influenzare il meno possibile le differenze di risultato, in modo che possiamo vedere proprio la differenza, se esiste, tra le varie colle. Ok, allora cominciamo. Questa è la preparazione della Vinavil 59. Io parto con fucsia, giallo, blu, stratifico con lo stesso ordine, giallo, ultimo, finiamo i colori, ok, appoggiamo, uno, blu, questa è la Giotto, questa invece è la Vinavil NPC. Ok, allora scrivo, questa è la Vinavil 59, Giotto, NPC, ok. Ok, allora siamo pronti per rovesciare la prima. Ecco, questa è la Vinavil 59. Giotto, NPC, Vinavil NPC. Ok, allora ok, allora vediamo che senza toccarli vediamo già qualche differenza, e la spiegazione c'è.
La spiegazione c'è. Questa è la Giotto Vinavil 59 Giotto e Vinavil NPC, neutra, più stabile. Mi aspetto che in teoria i colori rimangano leggermente più nitidi, meno fangosi, ma con una reazione un po' più contenuta. Giotto, Vinavil NPC hanno un'acidità, un pH simile, un po' più acido, e hanno richiesto entrambe un po' più acqua, per cui qui ho anche una quantità di colore leggermente inferiore, perché la quantità di acqua richiesta è stata meno rispetto a queste due. Vedete che la colla con pH più neutro, le celle ci sono, stanno già nascendo spontaneamente. Io non ho ancora passato nemmeno la torcia, però sono più piccole, sono meno. Questa, la Giotto, è quella che forse ne sta facendo emergere spontaneamente di più, e questa, diciamo, una via di mezzo. Allora io inizierei a non voglio perdere colore, allora qui ha preso un po' più il sopravvento il blu, allora, nonostante io le abbia fatti riposare un po', ci sono veramente tante bollicine. Utilizzeremo la stessa strategia per tutte e tre le tele, quindi prima scelgo di distribuire il colore invece che scoppiare le bollicine, cioè le bollicine le scoppio dopo, è semplicemente una scelta. Si può tranquillamente scoppiare le bollicine, quindi far emergere le celle subito e poi dilatarle. Ok, ok, allora questa è quella che ha il pH più neutro, questa è la via di mezzo, questa ha il pH più acido. Anche se sono differenze sensibili, adesso diamo un po' di tempo per la reazione, ma a me sembra che questa non mostri grandi differenze dal punto di vista delle celle, ma come resa dei colori, della brillantezza dei colori, mi dà l'idea che sia un po' meno brillante.
Allora, questa è quella che ha il pH più neutro, questa è la via di mezzo, questa ha il pH più acido. Anche se sono differenze sensibili, adesso diamo un po' di tempo per la reazione, ma a me sembra che questa non mostri grandi differenze dal punto di vista delle celle, ma come resa dei colori, della brillantezza dei colori, mi dà l'idea che sia un po' meno brillante. Allora, secondo me, a colpo d'occhio, la teoria del pH, quindi come caratteristica il pH neutro ha dei colori decisamente brillanti. Questa è una via di mezzo perché ha un pH più neutro, leggermente acido, questo è più acido, e la brillantezza del colore vedete che è diversa. Le celle qui si sono create celle molto grandi, qui alcune sì ma meno. Adesso possiamo andare un po' meno celle, vedete che la reazione è un po' minore. Ora io le voglio ingrandire un po', quelle che ho creato in ultimo, quindi inizio a spostare un pochino il colore. Non voglio perdere colore, voglio dilatare le celle. Posso accontentarmi. Adesso voglio andare a dilatare un pochino anche queste, anche se sono già più grandi. Allora, non le vado a modificare troppo, Se dobbiamo analizzare queste tre colle, ripeto, Vinavil 59 Giotto e Vinavil NPC, a colpo d'occhio, ora, qui per esempio c'è una predominanza di azzurro, qui forse c'è una predominanza forse leggermente di fucsia, si vede un po' di più il giallo, ma qui per esempio il giallo si è un po' perso. Ma queste caratteristiche fanno parte intanto della casualità. Avete visto che ho stratificato i colori allo stesso modo proprio per ridurre insomma quella che è la componente di imprevisto, ma questa c'è un po' sempre, quindi magari uno può dire io preferisco dove prevale l'azzurro, io preferisco dove prevale il giallo o il rosa. Questo è gusto personale. Quello che ci deve interessare è la nitidezza dei colori, la quantità, ma io più che la quantità mi fisserei sulla forma delle celle, e la brillantezza anche dei colori, perché qui per esempio l'azzurro è rimasto azzurro, c'è del giallo, c'è un verde ma non è fangoso come lo vedo qui. Qui c'è una miscelazione dei colori decisamente meno nitida e lo vediamo anche nelle celle più frastagliate, colori meno nitidi.
Qui colori tutto sommato piuttosto nitidi, leggermente qui c'è questo verde un po' non propriamente pulito, però non mi dispiace. Celle giganti che sono nate anche spontaneamente, quindi un po' meno controllate. Queste due le vedo più simili, bei colori, le celle qui meno, ma comunque con il silicone si sono comunque create e le ho insomma le valuto un po' più controllabili, quindi manipolabili. Qui tante celle un po' meno controllabili perché avete visto che se ne sono create spontaneamente subito. Questa è quella che mi piace di meno, questa non mi piace proprio. I bordi sono più irregolari, c'è molta più instabilità qua e molto meno controllo. Quindi nelle colle viniliche bianche che utilizziamo credo che la teoria o comunque la componente del pH abbia un suo ruolo. Poi sicuramente farà la differenza anche a livello insomma di composizione chimica degli altri componenti. Ci sono additivi che vengono aggiunti e possono conferire quindi più o meno nitidezza, più o meno brillantezza, ma in questa prova questa è questa, il secondo è questa, la terza è questa. Vissute così singolarmente, perché io le ho sempre un po', adesso io uso poco la colla, però le ho usate tutte e tre separatamente, non mi hanno mai fatto impazzire, ma devo dire che quella che mi piace meno è questa. Quindi dovessi scegliere io le mie colle preferite sarebbero queste due, e per forma e controllo delle celle devo dire che forse preferisco questa, che è comunque quella dal pH neutro. Ok, adesso manca un'ultima prova, che è quella dell'asciugatura. Vediamo come asciugano. Allora, questo è il risultato asciutto della Vinaville 59. Questo è il risultato asciutto della Giotto. E questo è il risultato asciutto della Vinaville NPC. Allora, questa è la visione d'insieme. Non so se voi avete una colla preferita, se notate delle differenze tra un risultato e l'altro. Io sì, nel senso che mi piace molto questo, ha dei bei colori brillanti, anche se vedo che prevale un po' l'azzurro, ma lì è un po' il risultato della casualità, però li vedo belli brillanti, anche da asciutti,
le celle si sono asciugate bene e la Vinabil 59, quindi non mi dispiace per nulla. La Giotto sicuramente è un po' più instabile, nel senso che vedete che celle giganti che ha fatto, per cui però insomma i colori mi sembrano piuttosto brillanti anche qui. Trovo queste celle più regolari rispetto a queste, però mi piace anche questo. E poi c'è il Vinavil NPC, che questo non mi piace per nulla, al di là che io vedo tutti questi puntini, buchini, come se avessi inglobato molta più aria. Le celle sono molto più irregolari, quindi meno nitide, e anche i colori sono eh, un po' più infangati, meno netti. Sì, a me sembra un po' così. Io dovessi stilare una classifica, metterei 1, 2, 3, oppure questi due a pari merito, però questo decisamente in ultima posizione. Se pensate che questo test vi sia stato utile, io vi chiedo di lasciare un like e quindi pollice in su, non costa nulla, fatelo subito, per me è importante, per il video è importante e io vi do appuntamento alla prossima settimana.